Io mi chiamo Enrico Gabrielli, sono qua in veste di musicista dell'Orchestrina di Molto Agevole. Io sono Francesca Baccolini e anch'io sono qua in veste di strumentista dell'Orchestrina di Molto Agevole. Quasi sempre le visioni non corrispondono quasi mai al vero, sostanzialmente. Ho sempre vissuto a Milano, insomma, dove c'è una quantità di smog particolarmente massiccia e se ti dicessi che ho la visione di un futuro in cui questo non ci sarà, so per certo di mentire a me stesso. Però perché non avere una visione positiva? Io non sono catastrofista da questo punto di vista qua. Per cui se devo essere così visionario, direi che la città del futuro sarà di un buon presente. Beh, io spero che la città del futuro sia tutta quella cosa che immaginavamo quando eravamo piccoli, noi nati tra la fine e gli inizi degli anni '80, eccetera, e dove ci raccontavano questo futuro fatto di città con le macchine volanti, e con palazzi enormi, ma anche con vegetazione che cresceva sui palazzi e quindi l'urbanità. Sono anche ottimista, spero che questo futuro fatto di macchine volanti, magari appunto senza combustibili fossili, arrivi il prima possibile. Credo che il ruolo dell'arte all'interno di uno spazio industriale, come si è voluto ricreare qui a Firenze in manifattura, sia una cosa fondamentale, anche perché la stessa azione di riaprire uno spazio industriale è una pianificazione artistica, architettonica prima di tutto. Questo per me è già la spinta propulsiva che si crea in questi spazi. Anche a Milano vediamo tanti spazi industriali che sono stati riconvertiti per essere poi spazi di associazione dove si possono insediare anche appunto condizioni artistiche, dalla musica al teatro a spazi semplicemente condivisi per fare, non so, bandi artistici in vari genere, anche a Bologna, eccetera. Quindi sì, evviva che questi spazi monumentali siano poi destinati a queste situazioni è una cosa straordinaria, anche perché così possiamo venire a suonare e farli vivere in maniera sempre diversa. Non l'ho detta io, ma credo Cavazzoni, non so, qualcuno insomma di più importante di me, che l'arte è la finalità, cioè è la cosa a cui tende tutto, incluso anche la scienza, la tecnologia, il vivere sociale in realtà. Cioè, per quanto non sembri ai più, e per quanto in realtà si consideri l'arte come una fase di transizione, molto spesso lo si confonde con l'intrattenimento, perché nelle città e nelle società opulenti la visione gastronomica dell'arte è un passo, insomma. Però l'arte è il punto finale di tutto questo, è il punto finale comunque dell'ingegno umano. In Italia stanno nascendo queste forme di riappropriazione dello spazio industriale un po' a scoppio ritardato perché rispetto al nord Europa ovviamente abbiamo cominciato adesso, ma gli esiti probabilmente sono anche più interessanti a tratti perché sono fatti negli anni finali del ventennio degli anni 2000, insomma, dove in realtà si ha evidentemente molta più coscienza ecologica anche, che è una cosa in realtà abbastanza recente. In un caso da qua sto vedendo uno spazio espositivo dove ci sono delle piante e mi auguro che questi posti durino. È l'unico grande augurio che posso fare alle grandi riconversioni degli spazi industriali è che durino, perché è il grosso problema del sistema Italia. Io ne ho viste tante di riconversioni, ma che durano un tot di tempo, l'entusiasmo anche che prosegue a un certo punto però si interrompe. E spero che non succeda questo a Manifattura Tabacchi. Ci sono delle incredibili analogie con alcuni posti in alcune città italiane. Mi viene in mente a Torino c'è la Cavallerizza. Come a Milano c'è Base invece che è un'esperienza un pochino più simile a questa per come vedo. Che era l'ex Ansaldo, questo posto qua, poi insomma ce ne sono tantissime. Bologna la Cineteca. Gran macellificio. È affascinante vedere come il periodo industriale in Italia sia finito, che il modo per inventare di cooperare uno spazio sia quello della socializzazione sostanzialmente. Ed è interessante questa cosa, molto bello, molto molto bello. Cioè immagino che i nonni nostri che lavoravano qua, vedere come è diventato adesso deve essere abbastanza uno shock.